Oggi è un gran giorno per voi, piccoli amici miei. Oggi è un grande giorno, perché comincerò a raccontarvi la storia. Sì, avete capito bene? Non una storia, ma la storia. Tenetevi stretti ai vostri cuscini, stringetevi l'uno con l'altro, perché dopo non sarete più gli stessi. Questa non è una storia da sentire, ma da ascoltare. E quello che le vostre piccole orecchie ascolteranno vi permetterà di fare delle scelte, di prendere delle decisioni, di scegliere fra il bene e il male. Vi renderà liberi o schiavi. Vi permetterà di agire o subire. Il titolo di questa storia è Il titolo di questa storia? Beh, il titolo ve lo dirò alla fine. Tutto iniziò ai confini più lontani dell'universo. Tanto tempo fa, in un posto simile a questo, dove il dolore non aveva luogo, ma nemmeno la gioia era conosciuta, dove il soave profumo di un fiore non si poteva descrivere se non a parole, così come il gusto dolce delle fragole o il sapore amaro del veleno non si poteva provare se non immaginandolo. E ognuno era lì ad aspettare il suo turno, chi in un modo, chi nell'altro. Ah, è tardi! Ma non è tardi. Ogni volta che arriviamo in ritardo, poi lui si arrabbia. Sentimi qua, lascia perdere, piuttosto. Non sei emozionato? Sì. Ascolta, finalmente il nostro spirito potrà avere un corpo in carne ed ossa. Te li immagini i vantaggi? No. Potremo finalmente mangiare il tiramisù, la pizza. Sì, però dai, andiamo avanti. Ma con questo corpo finalmente potremo saltare, correre, ridere, abbracciarci. Scommetto che non vedi l'ora. L'ora la vedo, è tardi. Oh, ma tu sempre a pensare al tempo sei. E poi noi queste cose in realtà già le facciamo. Già le facciamo? Sì. Lo sapevo, è vuota. La tua invece è piena. Ah, grazie. Di aria. Ho capito, non capisci? Ti faccio capire. Guarda un po' qua. Cosa hai provato? Niente. Appunto, niente, col corpo invece sarà un po' più doloroso. Ah, allora io forse non sono troppo convinto di volere un corpo. Non capisci? Se non capisci te lo faccio capire io. Scusi signorina, ce la fa una gentilezza? Molto piacere. Può prestarci un secondo solo una carezza? Fa anche rima. Grazie signorina. Cosa hai provato? Niente, come prima. Appunto, niente, ma col corpo sarà molto più piacevole. Perché vedi, col corpo, se tu non provi il dolore, non puoi provare il piacere. Sei contento? Oh. Senti un po'. Ma dimmi, che sapore ha una fragola? Tu sai che sapore ha una fragola? Descrivimelo. Vediamo, una fragola di cioccolata. Di cioccolata! No, non sa di cioccolato una fragola. Ah, ascolta, di cosa sa una fragola? Tu davvero non sai il sapore di una fragola? No. Non sai descriverlo? No. Non ci sbrigati che è tardi.
peccato che sei sempre triste. Chi ti ha detto che è sempre triste? Non l'ho mai vista ridere, neppure sorridere. Ma per essere felice devi per forza ridere. Ma non ha mai riso per nessuno. Bene ragazzi, vi ricordo che prima di andare sulla Terra io ero il migliore studente di questa scuola. Tuttavia state migliorando, devo dire, però siete ancora ben lontani da raggiungere quella perfezione armonica, quella perfetta perfezione che poi vedete sintetizzata qui in un solo uomo. Che cos'è la musica? La musica. La musica non è l'onomasintesi di Verza Sasso e la pragina con lo sciomelletto malaito, capito? No! La musica non è una successione casuale di note. La musica è un linguaggio universale. La musica è poesia, è cibo per la mente. La musica è il più evoluto dei linguaggi. La musica, pensate, è quasi una magia. Sempre allegri e col sorriso. Chiaro? Bene. Vi farò un esempio. Se vi dicessi parole come odio, terrore, paura, sono solo parole, ma sentite adesso. Non c'è più bisogno di parole. E poi amore, gioia, passione, sentimento. E poi stupore, abilità, competenza. Chiaro il concetto? Oh, troppo buoni, troppo buoni. Ma solo la musica fa queste cose? Vedi, la tua domanda non mi fa arrabbiare. No, siamo qui per imparare, siamo qui giusto per imparare la musica, per parlare di musica, quindi io sono calmo, calmissimo. Ma allora tutto quello che ho detto non vi è servito a niente? Insomma, andiamo avanti. è quello che ti dicevo prima, infatti. C'è la scuola di musica, fai piano. Posso dirti una cosa? Io non riuscirei mai a stare tutto il tempo lì, fermo su uno strumento. Infatti lì insegnano solo a chi è portato. Ah, io allora non sono portato, ma proprio per niente. Ma sai, è una questione di tempo. Tu vuoi fare il maestro, a me piace la contabilità. Il mondo è bello proprio perché è vario. Guarda là, Dove? là, quella splendida ragazza là. Che incanto. Dove? Lì, quella lì vestita di bianco. Ah, bellissimo. È come aprire gli occhi per la prima volta. Vuoi sapere una cosa? La devo conquistare. Sì, conquistare. Certo, io vado là, mi presento, lei si presenta, fissiamo un appuntamento ed è fatta. Fidati di me che sono un esperto. Tu sei un esperto? Modestamente. Tu vedi, ti presenti, lei si presenta E io cosa ho detto fino adesso? e poi devi farla ridere. Farla ridere? Fai ridere una ragazza e lei sarà ai tuoi piedi. E sbrigati! In ritardo, sempre in ritardo. Ci scusi, abbiamo fatto una corsa. Sì, abbiamo perso del tempo lungo la strada. Tempo. Ce n'è rimasto poco per prepararvi. Soprattutto lei, signor Marco, è ancora un po' indietro. Sì, ma io l'ho detto subito al Padre Celeste che io volevo fare il maestro e sembra che qui mi stiate facendo fare tutte cose che non c'entrano niente con l'insegnamento. Qui c'è una scuola diversa per ogni persona. Sì, ma uno che deve insegnare deve prima imparare ad insegnare. Diglielo anche tu. È uno che deve insegnare, deve prima imparare a insegnare. Ha visto? Lo dice anche lui? Ma sbaglio o siete voluti venire voi qui? Nessuno vi ha obbligati, signori miei. Anche questo.
Sì, però io vorrei semplicemente fare il maestro. E per fare il maestro semplicemente Signor Luca, lei è arrivato. A dopo. No, ma lui sta tutto il tempo lì a contare. Questo è il suo talento, a lui piace la contabilità. Ma allora l'unico che fa cose che non c'entrano niente qua sono io. Io voglio semplicemente insegnare. Insegnare significa lasciare il segno nella vita degli altri. Allora io non voglio più insegnare. Io voglio semplicemente istruire. Istruire significa dare gli strumenti giusti agli altri, che tu ancora non hai. E allora io non voglio istruire. Io voglio educare. Educare significa tirar fuori il potenziale che gli altri hanno. Istruire e insegnare sono due ruoli che non si imparano con semplici nozioni. Insegnare è la chiamata più grande. Ad esempio, adesso devi imparare a usare le gambe, il braccio, la mano, la testa e poi a dopo. Le gambe, le braccia, la mano, la testa. Ma a che servono tutte queste cose? Usar bene le gambe. E giù, e su, e giù, e su, e giù, e su. Ma che serve tutta sta roba qua? E usar bene la testa. E usar bene la testa. E sposta la testa, e mettila al centro. Sposta la testa, e mettila al centro. Sposta la testa, e sposta la testa, rimettila al centro. E sposta la testa, e adesso non ritorna più. E usa il braccio. Gira le braccia. Usa il braccio. E spostalo di... Adesso gliene dico 4, non è possibile. Ma lui che scuola stava facendo? Beh, stava imparando a diventare un maestro. Un maestro? Ma il maestro deve sapere la più, la meno, la per e la diviso. È vero, non gli serve a niente star lì a giocare. Però potrebbe impararle anche dopo sulla terra, vero? Ma lei era proprio bellissima. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Dunque, dopo del tempo passato ad esercitarsi, i nostri due amici passarono di nuovo davanti alla scuola di musica. No, ma oggi mi sentono, Io non vado più avanti così. Ogni giorno sempre le stesse cose. E ti sento alterato. Certo che mi senti alterato. Tutti i giorni mi fanno fare sempre le stesse cose. Oggi, ad esempio, sai cosa hanno detto? Esercitati a fare linguacce. Linguacce. Hai visto? Hai visto? Suona strano solo a sentirlo. Certo, tutto il giorno linguacce, mi hanno detto fuori la lingua, dentro la lingua, destra la lingua, sinistra la lingua. Ti faccio vedere come, guarda. Dentro la lingua, tutto il tempo così. Non ti sembra un po' strana la cosa? E poi dopo cosa hanno detto? Esercitati a usare la testa. A sinistra la testa, centro la testa, a destra la testa, centro la testa. Spostala, 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 sposta il corpo, tutto il tempo così. E poi oggi sono anche arrivato, c'era una stanza piena di libri. Te la prendi anche coi libri adesso? Sì, certo, con le pagine tutte bianche e vuote, ma c'era una scritta, quella l'hanno messa e diceva così: cibatevi di questi libri, fate di questi libri il vostro nutrimento, cibatevi delle pagine di questi libri, pagine bianche e vuote. Io sai cosa ho fatto? Me li sono mangiati davvero. Magari oggi ti hanno fatto fare qualcosa di interessante. Sì, certo, oggi mi hanno fatto usare le gambe tutto il tempo. Come le gambe? Hai visto? Suona strano anche questo a sentirlo. Certo, giù con le gambe, su con le gambe, 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 giù con le gambe. Avanti, 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 indietro, 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 avanti, 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 avanti. Cammina, 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 cammina. Scusa, amico. Sì, vabbè, poi non chiamarmi amico. Scusa, amico. Ma servirà a qualcosa. Sì, qualcosa serve. Sai a cosa serve? Che non provare a fermarmi perché vado a protestare. Non provi a fermarmi? No, se vuoi protestare. Certo che vado a protestare, ci vado subito e niente potrà fermarmi. Che c'è? No, quella è la ragazza di oggi. È la ragazza di oggi quella lì.
È bellissima. Sì, dice la scuola di musica. È incredibile. Sai cosa faccio? No. Vado a conquistarla. Dopo ti imbarazzi. Io mi imbarazzo. Tu sarai un esperto di ragazze. Io sono un esperto di coraggio. Vado là, mi presento, lei si presenta, fissiamo un appuntamento ed è fatta. Non dimentichi qualcosa. Devo farla ridere. Esatto. E come faccio a farla ridere? Ah, Io lo so come faccio. Mi aiuti tu? io? Sì, nasconditi là dietro, mi suggerisci. Sì, vai, amico. Mi presento, lei si presenterà, fissiamo un appuntamento e la faccio uscire. Che ci vuole? Col coraggio che ho con le ragazze, poi... Piace. 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 Io vengo dalla scuola dei maestri, qua di... Se non parli più forte non ti sento. Perché non ti presenti? Piacere, mi chiamo Marco. Piacere, io sono Chiara. Ma cosa stai facendo? Sto suonando il pianoforte. Ah. E ti piace? Mi piace. L'hai scritta tu questa canzone? La sto scrivendo. Sai, devo dire che la musica è una cosa che a me piace molto, anzi ti dirò, credo anche di essere portato. E la cosa più fastidiosa che possa esserci quando si fa qualcosa ad alta concentrazione, come potrebbe essere suonare la musica, è avere qualcuno che continuamente ti distrae o ti fa perdere la concentrazione, specialmente se magari parla troppo mentre stai facendo qualcosa che richiede concentrazione. Tipo uno che ad esempio si avvicina e continua a parlarti. C'è un mio amico ad esempio che fa un lavoro di alta concentrazione e lui sta studiando in una scuola per amministrazione. No, forse non è l'esempio più adatto, ma ci sono altri, e non è neanche nascosto lì a suggerirmi, ma ci sono altri lavori che, ad esempio, io sto imparando a diventare un maestro e la scuola per farlo mi piace un... Forse ho parlato troppo. Questa linguaccia me la strapperei. Beh. Io sarei solo venuto a portarti un piccolo fiore. Perché proprio una margherita? Beh, perché è qualcosa che unisce semplicità a bellezza. Beh, io andrei. Sto andando? Sto andando via? Com'è andata allora? Raccontami. L'ho conquistata in un attimo. Ma sei riuscito a farla ridere? Non riusciva più a suonare dal ridere. Che bugiardo, non l'aveva fatta ridere. Ma si sono baciati poi? Che schifo. Come mai non riusciva a farla ridere? Da quel momento in poi non ci fu giorno in cui il nostro amico non passò a trovarla. Non trascorreva giorno senza che le portasse un fiore. Le stagioni trascorrevano e Marco spendeva un po' del suo tempo tutti i giorni per prenderle un fiore. Qualcosa nel cuore di lei si stava muovendo, perché un piccolo e semplice fiore aveva il potere di riempirle la vita. Così, il piccolo gesto del ragazzo
che non era mai triste, diventava indispensabile per la ragazza che non rideva mai. Proprio come una piccola gocciolina dietro l'altra corrode una pietra maestosa. Ma il turno del nostro protagonista di nascere sulla terra era ormai arrivato. È finito il tempo, è il tuo turno. Sei pronto? Ma come il mio? Io devo andare dalla ragazza a portarle il fiore. Non c'è più tempo per questo. No, allora dimmi con chi devo parlare e sistemo tutta la situazione. L'unico col quale puoi parlare è il Padre Celeste. Perfetto, allora vado dal Padre Celeste e gli dico: devo portare un fiore ad una ragazza. Che dico ragazza? A una principessa. Che dico principessa? A una regina. Devo ricordarti le ultime cose. Vediamo un po'. Non ricorderai niente della tua vita. Tutti i ricordi spariscono. Puff, non ci sono più. Cosa vuol dire, scusi? Puff, spariscono. Non ricorderai niente di questi luoghi, di queste persone. È la clausola indispensabile per sviluppare la fede. Vuoi dire che non ricorderò niente? Dimenticherò la ragazza? Ma in quanto a talenti, capacità, carattere, sentimenti, le tue emozioni, quello è nel DNA del tuo spirito e li porti sempre con te. Però luoghi e persone, niente. Puff, spariscono tutti. Ma io devo portare un fiore almeno alla ragazza. È solo un saluto che... Ho un'idea. Fatemi stare il meno possibile sulla terra. Guarda che è già nel tuo programma. Ma quanto ci starò? Non potrei dirlo. Per piacere. E allora una trentina d'anni. Una trentina d'anni? E vada per una trentina d'anni. Anche meno se possibile. Ciao. Una trentina d'anni. Dai! Scusa bambina, ma... Mi chiamo Alice se permetti. Scusa Alice, ma la scuola non è dall'altra parte? Sì, ma oggi non ci voglio andare, c'è il nuovo maestro. Il nuovo maestro? Il nuovo maestro? Sì, il nuovo maestro, da quest'anno abbiamo un nuovo maestro. E cos'ha questo nuovo maestro che ti fa sbagliare strada? Non lo so, non l'ho mai visto, ma non lo voglio conoscere. Magari è simpatico, che ne sai? Prova a immaginartelo. Hai presente un bel principe alto, simpatico, intelligente e soprattutto bello? Ecco, me lo immagino al contrario. Brutto, antipatico e ignorante come una capra. Vuoi sapere una cosa? Ma è un segreto. Sai tenere un segreto? Sì. Anche le mie gambe, appena hanno sentito del nuovo maestro, si sono rifiutate di andare a scuola. Le tue gambe? Sì, le mie gambe.
Le tue gambe non vogliono venire con te? Sì, le mie gambe. Prova. Guarda. Gambe, non adesso per piacere. Gambe. Gambe. Oh. Gambe. Non fatemi far brutta figura. Gambe. Tornate su. Grazie. La borsa, gambe. Oh. Scusami, c'è proprio verso di... Grazie. La borsa per piacere. Gambe per piacere. Ecco fatto. Scusami, la borsa. Grazie. Oh. Gambe. Ogni volta. Per piacere la borsa. Vuoi darmi una mano? Sì. Guarda le gambe. Non guardarle. Guardale. Ma non guardare. Guarda. Ma come faccio a guardarti senza guardarti? Guarda senza far vedere che stai guardando. Cosa devo fare? Sfidale una gara di corsa. Ma cosa gli dico? Sfidale al primo che arriva a scuola. Ciao gambe, come siete in gamba? Volete fare una gara? Continua. Cosa dicono? Dicono che l'ultimo che arriva a piedi puzzolenti. Secondo me è un topo. Non resisterà a lungo come l'altra volta. Potete venire a dormire. Tirami il dito. Arriva! Che soave gusto per il palato. Ci siete anche voi? Volete un po'? Ma voi sapete perché una volta c'erano così pochi libri? E perché? Perché li scrivevano a mano. E per scriverli tutti a mano ci vuole un sacco di tempo. E se ci vuole un sacco di tempo i libri erano molto molto costosi e solo pochi se li potevano permettere. E i bambini andavano a scuola. Oh, pochissimi, solo quelli che potevano permetterselo. Che bei tempi. Ma voi
Sapete qual è l'invenzione che più ha illuminato la mente delle persone? Che più ha influenzato il loro modo di comportarsi? Che più ha contribuito allo sviluppo delle civiltà? La cioccolata! Gli aerei! La ruota! La ghigliottina? I videogiochi! Secondo te? Lui non parla mai con nessuno. La più grande invenzione di tutti i tempi è ce l'ho qui con me. Questa è la più grande invenzione di tutti i tempi. Non è poi così grande. Che cos'è? È un carattere di stampa. A che cosa serve? A stampare i libri. Vedete, una volta prendevano tanti di questi caratteri, uno per ogni lettera. Poi formavano delle frasi, poi formavano delle pagine, poi prendevano dell'inchiostro, lo spennellavano sopra. Guardate. Infine prendevano le pagine bianche di un libro ed ecco formato. In questo modo, vedete, potevano stamparne tanti e poco alla volta i libri si diffondevano sempre di più a un prezzo molto più basso, per cui molte persone potevano infine avere dei libri. Il giorno in cui davvero avremo una fame delle verità che sono contenute nei libri e davvero desidereremo gustarceli con tutte le nostre forze, e solo quando davvero vorremo comportarci come quello che c'è scritto nei libri, quel giorno saremo pronti a riceverne le verità. Perché sappiate che anche il diavolo conosce i libri, li conosce meglio di qualsiasi altra persona, ma non ne mette in pratica il contenuto. La campanella? Ciao ciao! E tu che ci fai ancora qui? Sei stato molto bravo oggi, maestro. D'un tratto una musica celestiale attraversò i corridoi della scuola, fino ad accarezzare le orecchie del maestro e a toccare le corde della sua anima. Giammai alcuna nota musicale penetrò nel cuore di un uomo quanto fecero queste nel suo. Sembrava entrare con grande forza in ogni sentimento del suo cuore. Scusi. 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 Non volevo disturbarla. Ma continui pure, eh? Io sto qua in un angolino. Beh, piacere, io sono Marco, sono il maestro di religione appena nato oggi. Piacere. Chiara. Stai suonando il pianoforte? Sì.
Vengo sempre qui ad esercitarmi. Ma hai scritto tu questa musica? Sì, è emozionante. Sai qual è l'invenzione più grande che ci sia? Lo so, sì, sono la musica. È la musica. Ho sentito. Forse, ma io credo siano i caratteri di stampa. Sai, penso che senza i caratteri di stampa la musica non si sarebbe potuta diffondere così tanto. Oh, ma non fermarti, non vorrei disturbarti. Non c'è niente di peggio che una persona di fianco che ti parla continuamente mentre stai facendo qualcosa che richiede un'alta concentrazione, o semplicemente con la sua presenza, specialmente se si sta facendo qualcosa come comporre musica o suonare musica, che è una cosa che richiede molta concentrazione. Ad esempio, se qualcuno ti parla continuamente di fianco, se stai facendo una cosa... Ho parlato troppo? Questa linguaccia... me la strapperei. Questa linguaccia me la strapperei. Ma ci conosciamo? È per caso la solita scusa per uscire con una ragazza? No, è che mi ricordi... Beh, allora io non posso lasciare certo un pianoforte così vuoto senza qualcosina. Eventualmente, arrivederci. Una margherita. Un fiore così semplice, nella sua bellezza. Permesso? 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 Ma è pazzo! Non mi rispondeva. Ma non ci siamo già visti? Non credo. È il mio primo giorno in questa scuola. Magari in un'altra vita. Sì, un'altra vita. Comunque deduco che lei è il nuovo insegnante di religione. Certo, molto piacere, Marco. Guardi, questa è una scuola tranquilla. Tutto fila liscio e scorrevole. Sì, me ne sono accorto. Piuttosto, devo chiederle una cosa. Chi è? Chi? 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 Ah, lei parla dell'insegnante di musica. È un tipo molto serio, nessuno l'ha mai vista ridere. È carina. Le piace, eh? Mi dia del tu. Ti piace, eh? Vuoi conquistarla? Magari. Beh, sei fortunato. Perché? Io sono il più grande esperto nella conquista delle ragazze. Sono fortunato allora. Certo. Ma cosa mi consigli? Guarda, devi farla ridere. Farla ridere. Fai ridere una ragazza e lei sarà ai tuoi piedi. E come faccio a farla ridere? Non lo so, inventati qualcosa. Potrei colpirmi con questo bastone, fare un bel sorriso e dirle: mi hai colpito più di questo bastone. Così ti fai solo male e non fa ridere. Non mi sono per niente fatto male. Ti sei fatto male? Ehi, scusa. Ehi. Ehi. No!
Ti sei spaventato. Sorpresina! Sì, ma così non la fai ridere, la spaventi. Sì, ma con lei lo faccio meglio. Vabbè, l'importante è che la fai ridere. Va bene. Vuoi sapere una cosa? Cosa? Grazie tanto, amico, sei proprio gentile. Sì, vabbè, non chiamarmi amico. Ah, scusa, amico. Ah, a proposito. Dove posso trovare questa qua? Ma questa? Sì. Guarda, in fondo alla strada c'è una farmacia. Ah, grazie amico, eh. Sì, a presto. Non chiamarmi amico. Scusa, amico. E così, come potete vedere, il nostro protagonista fu messo nell'epoca giusta, in mezzo alle persone che già conosceva e a cui voleva più bene. Ma ha riconosciuto i suoi amici? No! Quando si va sulla Terra si perde ogni ricordo. Si possono avere delle sensazioni, dei sentimenti. Certe persone possono risultarci familiari. Ma il ricordo di chi siamo, di chi eravamo, svanisce in quel tempo. Come mai? Per sviluppare le qualità spirituali e caratteriali di ciascuno. Ognuno deve scoprire da solo il proprio ruolo, ascoltando il cuore e sviluppando i propri talenti. Ma gli esercizi che faceva in cielo servivano a fare il maestro? Non solo il maestro, ma anche a sviluppare le buone qualità del suo carattere. Vuoi continuare con la storia? Bene, dai. E a scuola com'è andata oggi? Oggi benissimo. Ti sei divertita? Sì. Davvero? Buongiorno, maestro. Buongiorno. Buongiorno. È tua figlia. No, sono sua nipote. Ma viviamo nella stessa casa? Ma e dove abitate? È da quella parte. Che coincidenza, ma è proprio verso casa mia. Dove abiti? In via dei Gelsomini. È dall'altra parte. Ah, devo aver fatto confusione. È perché sono un po' nuovo da queste parti. Ma vi accompagno per un pezzo. Lui è il mio nuovo maestro di scuola. Com'è andato il tuo primo giorno? Beh, bene. Benissimo, ci siamo divertiti un sacco. Non sei di queste parti, vero? No, mi sono appena trasferito da una grande città. Ed eccomi qua. Beh, un bel contrasto. Questo è un paesino piccolo, tranquillo e silenzioso. Sì, è vero. Sei fidanzato? A dire il vero, no. Neanche lei è fidanzata. Va bene. Facciamo la gara che arriva prima. Scusala. Vabbè, dai, sono bambini, è il loro lavoro. È una bella giornata. Sì, bella giornata. C'è il sole Sì, c'è il sole. e il cielo azzurro. Ma perché mi hai regalato una margherita? Beh, perché un fiore è sempre un buon regalo per una ragazza. Sì, ma perché proprio una margherita? Perché unisce bellezza A semplicità. a semplicità. Senti, ma in questo paese, se uno la sera volesse uscire così, cosa si fa? Ma la sera sempre o la sera al weekend? No, ma tipo se uno vuole fare un giro in bici oppure se uno vuole uscire con una ragazza. Cosa? No, se uno volesse uscire con una ragazza, ad esempio. Beh, innanzitutto uno dovrebbe avere una persona con cui uscire. Poi si trova sempre qualcosa da fare. Una persona con cui... tipo te. Vuoi uscire con me questa sera? Ci dovrei pensare. Ci hai pensato? Ma stai sorridendo? Sei buffo. Sì, stasera voglio passare una serata con te. Con chi? Con te. Vuoi uscire con me questa sera? Sì, ci vediamo alle 9 al parco. Ciao! Alle 9 al parco? Questa sera? Alle 9 al parco?
e così la convinse ad uscire con lei. Aveva catturato la sua attenzione grazie alla semplicità del suo cuore e grazie ad un sorriso. Che schifo, se si baciano me ne vado. Beh, prima o poi dovranno dimostrarsi affetto. Beh, puoi regalare una caramella. In ogni caso, la sera arrivò più velocemente del solito. Sì, è vero che ci conosciamo da poco, anzi, oggi è proprio il primo giorno che ci siamo conosciuti. E non vorrei nemmeno sembrare affrettato, ma c'è una cosa che dal primo giorno che ti ho vista vorrei chiederti. Mi vuoi sposare? Forse un po' affrettata. In fin dei conti ci siamo conosciuti solo oggi. Però magari lei un po' affascinata resta e mi chiede: sì, ti voglio sposare, ma aspettando un po' di tempo perché è una decisione un po' affrettata, ci siamo conosciuti solo oggi. O forse io la conquisterò facendola ridere, perché gli uomini che fanno ridere affascinano le ragazze, anzi riescono a conquistarle. Per cui a quel punto forse sarà lei a chiedermi: scusa, mi vuoi sposare? Allora sarò io a dirle: forse è un po' affrettata come decisione, meglio aspettare di conoscersi meglio. E sono le 7 e ancora non è arrivata. In fin dei conti fra 2 ore dobbiamo vederci. Mancano 10 minuti ormai. L'ho dimenticato. Amico! Cosa c'è adesso? Ho bisogno d'aiuto. Che succede? Ho un appuntamento con Chiara questa sera, ma sono un po' emozionato. E io cosa ci posso fare? Ma non lo so, suggerisci qualcosa? Non sei tu l'esperto. Sì, ma io stavo andando a dormire. Per piacere, amico. Condisci la serata con qualcosa di dolce. Una frase romantica? Una frase romantica. Tipo? Ma non lo so, inventati qualcosa di dolce. Potrebbe andare questa secondo te? Hai una faccia così bella che non serve solo a separare le orecchie. È più dolce un gelato. Allora suggerisci qualcosa tu. Quando meno se l'aspetta, abbracciala. Giusto. Mi ricorda sempre. Cosa? Devi farla ridere. Certo, quello non me lo dimentico mai. Grazie amico, E non chiamarmi amico. Scusa amico. Pronto amico? Cosa vuoi adesso? Cosa faccio per farla ridere? Non lo so, inventati qualcosa. Ah già, non ci avevo pensato. Ciao, grazie, buonanotte. Ciao. Ciao. Come va? Bene. Sai che facciamo? Cosa? Ci prendiamo un gelato e ci sediamo su questa panchina. Che buono questo gelato. Sì, ma devi sentire il profumo di questo cioccolato. Profumo del cioccolato. Sì, è un profumo Prova a sentire. Traditore. Non resistevo. Senti, ma è tanto che abiti qua? Da quando sono nata. E ti piace? Adesso sì. A me è piaciuto sin dall'inizio. È come vivere un po' in un quadro. Sì, però a volte c'è troppa calma. Sai, la calma è difficile da trovare, mentre la confusione, bene o male, la trovi ovunque. E poi ci sono persone che rendono tutto bello. Tipo me? No, tipo quel signore che sta passando. Chi? Ma se non c'è nessuno? Fermo. M'hai fregato.
Ma se hai mangiato il gelato con il naso? Com'è il sapore di un gelato? Che gusto ha una fragola? E il cioccolato? Finché non si ha un corpo, non si può nemmeno spiegare né immaginare. Ad esempio, il gelato alla fragola ha il sapore di fragola. Sapete descrivermi il sapore della fragola? No. Capite? La fragola è un perfetto, squisito intreccio tra dolce e aspro. Voi sapete cos'è il dolce e l'aspro? Allora, non si può spiegare. Sai che c'è una domanda che vorrei farti dal primo giorno che ti ho vista, Dimmi, ma mi vergogno un po'. dai, dimmi. Mi vergogno davvero. Stai tranquillo. Mi sei simpatica. Anch'io ho una domanda da farti. Sì. Quanti anni hai? Sai, non riesco a darti un'età. Quasi 18. Dai, seriamente. Fra poco 30. Grazie per il gelato. Ti è piaciuto? Dolcissimo. Io ne mangerei un altro. Un altro? Sì, perché ti ho guardato negli occhi tutto il tempo. Non sono riuscito a sentire bene il sapore. Ma come mai hai deciso di fare l'insegnante di religione? Ma in realtà io da piccolo avevo una grandissima passione per gli sport, e in particolare per il calcio. E poi purtroppo ho dovuto smettere. Come tutti per il ginocchio? No, mi è semplicemente passata la voglia. Fredda, ti sei spaventato? No, per niente. Ho la faccia di uno che si spaventa. Se vuoi darmi la mano, puoi darmela tranquillamente. Ehi, puoi ballare? Qui? Adesso? Sì, vieni. Sì, per quello dico. Si può anche tornare lì tutte le volte che si vuole, insomma. Ma comunque, ecco, sarebbe già... Ah, dimenticavo. È stata proprio una bella serata. Univa bellezza a semplicità. Come la margherita. Sì. E devo andare. Aspetta, No, è proprio tardi, devo proprio... voglio solo salutarti. Ciao. Avete visto che non si sono baciati? Beh, un po' si sono baciati. Ma ho interrotto subito il racconto. Beh, almeno un bacetto se lo potevano dare. Un bacetto può andare bene, ma senza esagerare. Per stasera ne abbiamo abbastanza. Direi che possiamo andare a dormire.
Ma non vi addormenterete? No! E così passò quella prima serata romantica. E fu di nuovo giorno. Scusa, ma la scuola è dall'altra parte. Sì, ma oggi non voglio andare. Perché ti è antipatico il nuovo maestro? No, solo non ci voglio andare. Beh, va bene, se non vuoi andarci è giusto che tu non ci vada. Ma anche le tue gambe vogliono andare. Certo, anche le mie gambe vogliono andare. Ah. È la mia borsa che non vuole andare oggi. La tua borsa? Sì, la mia borsa, guarda. Oh, borsa, andiamo a scuola. Oh, per piacere, borsa. Borsa. Oh, borsa. Oh, borsa. Scusami, borsa per piacere. Aiutami a non stare lì a guardare. Dille qualcosa. Ehi, ciao borsa, come sei carino. Ti guarderei ancora, ma è troppo tardi, dobbiamo andare a scuola. Continua. Ti accompagno io se vuoi. Ecco, sembra che... Fantastico, bene, possiamo andare a scuola finalmente. A proposito, com'è andata ieri sera? Ieri sera cosa? Sei uscito come zia? Ah sì, ma era una riunione di lavoro, sai, abbiamo parlato così. Sì. Cosa vuol dire sì? Abbiamo guardato dei compiti di scuola, ci siamo mangiato un gelato, corretto delle cose di lavoro, mangiato E l'hai baciata? No, le ho detto una cosa nell'orecchio. Ah, gli hai detto una cosa nell'orecchio, eh? Sì. Vabbè. Va bene. Facciamo la gara che arriva prima. Sì. Continua, non ti voglio interrompere. Oggi ti insegno a suonare il piano. A me? Ma sai già suonarlo? Non lo so, ma non ho mai provato. Aspetta che provo. Grazie. Che sciocco che sei. Modestamente. Riesci a ripetere queste note? Credo di sì. Adesso devi provare a ripeterle. Ok. Appena ti do un segnale. Parti. Bello, divertente però. Vedi, non è così difficile. Lo rifacciamo? Sì. Ok. Che ti succede? Che hai? Marco? Cosa è successo? Ci casca ogni volta. Che sciocco che sei, mi ha fatto prendere uno spavento. Ma non è colpa mia. È stata la mia mano. Guardala, c'è voglia di mangiarsi. Aspetta un attimo, scusami. Ah no? Ti ho salvato giusto in tempo, ma no. Sai che cosa vuole fare? Vuole prendere una mosca avvelenata che sta... scusami, se la vede in giro... l'ho presa, attenta, ti salverò io. Mosca, sì, scusami. Perché anche ora sai che è una cosa incredibile sta mosca qua. Guarda. Ma continua pure, non voglio disturbarti. Devo proprio... ti salvo io, non preoccuparti. Ci vediamo dopo. Quando arriva il nostro
sto maestro? Di solito arriva sempre puntuale. Forse si è addormentato. Forse è morto. Tirami il dito. Maestro, perché ti muovi così? Così ricorderete sempre quello di cui parleremo oggi. Infatti, vi parlerò proprio. Avvicinatevi un po'. Avvicinatevi. Ho bisogno di 2 volontari. Ok, venite fuori. Molto piacere. Salve. Allora, tu rappresenti una banca, ok? Fai la faccia di una banca. Più... ok. E tu rappresenti tutti loro. Fai la faccia di uno che rappresenta tutti loro. Fantastico. Allora, attenzione. Tu sei una banca un po' speciale però, ok? Fai la faccia da banca speciale. Per cui dividiamo il suo patrimonio. Ok? Allora, ogni giorno questa banca, presentatevi, molto piacere. Buongiorno. Buongiorno. Ogni giorno questa banca ti regala 86.400 piccolissime monetine, dal piccolissimo valore. Prego. Grazie. Prego. Bene. Tu puoi spenderle come vuoi, puoi farci tutto quello che vuoi, ma appena arriva sera, tutto ciò che non hai speso ti viene preso indietro. D'accordo? Ok, fai la faccia di uno triste. Benissimo. Grazie, potete andare. Allora, bambini, voi che fareste? Io li spenderei tutti. Anch'io. Cosa ci vuole a spendere soldi tutto il giorno? Se ti arrivano soldi gratis, non hai fretta a spenderli. Dipende come li spendi. Un giorno però troverete la banca chiusa. Di cosa sto parlando secondo te? Lui non parla mai. Dei soldi? Delle banche? Del cibo. Del tempo. Stiamo parlando del tempo. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi che ci vengono regalati. Tutti i secondi che sprechiamo e che non usiamo nel modo giusto non ci verranno restituiti. Quanto dura un secondo? Tanto o poco? Pochissimo. Il tempo di dirlo che un secondo è già passato. Ma se spendiamo bene i nostri secondi, allora non li avremo sprecati. Il tempo è come un bivio, ci costringe a fare delle scelte. Vediamo cosa dicono i libri su questo argomento. Vi supplico dunque di non procrastinare. Sapete cosa vuol dire procrastinare? No. Rimandare. Vi supplico dunque di non procrastinare il giorno del pentimento fino alla fine. Poiché dopo questo giorno di vita che ci è dato per prepararci per l'eternità, ecco, se non facciamo buon uso del nostro tempo durante questa vita, allora viene la notte tenebrosa, in cui non si può compiere nessuna opera. Non potrete dire, quando sarete portati a quella crisi terribile, mi pentirò, tornerò al mio Dio. No, non potrete dirlo, poiché lo stesso spirito che possiede il vostro corpo, al momento in cui uscite da questa vita, quello stesso spirito avrà il potere di possedere il vostro corpo in quel mondo eterno. È un po' complicato. In parole più semplici? Che se io morissi in questo momento, sarei esattamente la stessa persona, con le stesse passioni, difetti. Se noi andassimo in paradiso O in inferno? o in inferno, saremmo esattamente le stesse persone, con gli stessi talenti, personalità, passioni, gusti. Vuoi dire che avrei fame anche là? Credo di sì. Speriamo che ci sia la cioccolata. Ma cosa succede quando si muore? Campanella.
Amico? Amico? Amico! Aiuto! Che stavi facendo? Questa notte non ho chiuso occhio per colpa tua. Sì, ma ne valsa la pena perché ieri è andata benissimo. Ah, è andata bene. Benissimo. Per te. Ma io sono passato a ringraziarti. Sì, vabbè, non c'era bisogno. Ma piuttosto, ridere. L'ho fatta ridere. Ma cosa mi consigli per sorprenderla ancora un po'? Devi continuare a farla ridere. Sempre? Sempre. L'amore è una cosa che va nutrita giorno dopo giorno. Devi essere romantico. Sempre. No, ieri è stato romantico. Sì, ma non puoi vivere di rendita. Devi fare qualcosa di romantico ogni volta, delle sorprese. Delle sorprese? Delle sorprese. Tipo? Non so, una serenata. Una serenata un po' antica. I sentimenti umani sono gli stessi ieri, oggi, in ogni epoca. Una serenata è una serenata. Posso dirti una cosa? Vada per la serenata, grazie tantissimo. Sì, ma non mi chiamare amico. Scusa amico, allora una serenata, eh? A dopo. Ma la parte della serenata possiamo saltarla. Non andrà come pensate voi. Anche quella sera, infatti, l'amministratore era pronto per andare a dormire. Pronto? Pronto amico? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa vuoi adesso? Ti prego amico, ho davvero bisogno del tuo aiuto questa sera. Poi ti prometto che non ti disturbo più. Alla fine ci rimettiamo sempre noi buoni. Grazie amico. Senti, ce l'hai sempre quel grammofono? Il grammofono? Devo farle una serenata. Ma alla fine lei se ne accorgerà. No, lo faccio in playback. Vabbè, vedi tu. Comunque ricordati una cosa. Sì, lo so, falla ridere. No, ricordati di mettere il disco dalla parte giusta. Certo, perché mi hai preso? E questa è una cosa romantica. Che lei non lo dimenticherà, è sicuro. Beh, perlomeno la teneva allegra. Ma non potrebbe essere un po' più romantico? Buffo. Andiamo avanti. Se continuate ad interrompermi, non saprete mai come finirà la storia. I giorni passavano poco alla volta. Marco conquistava la ragazza facendola continuamente ridere, ma non si accorgeva spesso di rovinare delle situazioni romantiche con delle risate. E per una ragazza non facile al sorriso poteva essere un problema. D'altro lato, i bambini a scuola si affezionavano sempre di più a lui, perché le sue lezioni erano sempre così divertenti.
Buongiorno bambini. Buongiorno, signor maestro. Non sono il maestro. Scusa, maestro. Siete contenti che oggi ci sono io? No. Dov'è il nostro maestro? Oggi è impegnato. Ma faremo una lezione divertentissima. All'attacco! Fermi, cosa fate? State buoni. Buoni. Che facciamo? Ma non ci fai una lezione tu? Ma dov'è il nostro maestro? Adesso arriva, intanto state buoni. Quando è che arriva? Quanto bisogna aspettare? Ho sete, ho fame. Tirami il dito. Lo tiro io. Adesso arriva, state buoni. Anche tu, stai buono. Ho fame. Ok, vi racconto la storia dell'invenzione più importante del mondo. Signor maestro? Non sono il maestro, cosa vuoi? Oh, scusi maestro, lo sa che in questa scuola esiste una storia paurosissima? Non credo a queste storie. Sì, dicono che una volta un mostro tagliò la testa a un insegnante. Ah sì? Usando la testa come un vaso, mentre le orecchie le usava per fare i manici alle tazzine. E gli occhi come due biglie. Scusa Riccardo. Ma vuoi farmi morire di paura? Ho fatto un attimo tardi, ma grazie. Sì, devo andare, ho fretta. Bambini, ringraziate. Grazie. Salutate il nostro amico. Arrivederci, signor maestro. Non sono il maestro. Scusa, maestro. Sì, ciao. Grazie amico, grazie. E non chiamarmi amico. Scusa amico. Ho bisogno di 3 volontari. Chi vuole venire? Stefano. Poi scelgo. Voi 2. Vai, venite. Allora, attenzione, appena io vi toccherò la spalla, voi muovete la bocca, ok? Vediamo, proviamo. Ciao a tutti, sono io. Benissimo. Devo dare questi, che ci serviranno dopo. Vi racconto una storia. Tu sei un giovane ragazzo simpatico. Fai la faccia? Perfetto, sei abbastanza simpatico. Questo giovane ragazzo simpatico un giorno decise di comprare un campo, ma non aveva i soldi. Così andò da un suo amico, che era un amico molto giusto e severo. Fai l'amico giusto e severo. Prestami dei soldi per piacere? Sì, va bene, ma fra un mese me li devi restituire. Ce n'è di tempo. E così il nostro amico iniziò a coltivare il campo. Bravissimo. Però ogni tanto decise di riposarsi. C'era troppa fatica. Così un po' lavorava, un po' si riposava e rimandava. Prima che arrivi la fine di un mese, ce ne vuole. Però poco alla volta arrivò la scadenza e l'uomo giusto e severo andò a riprendersi i soldi. Disse: ciao, ridammi i soldi. Ma non ce li ho adesso i soldi. E allora andrai in prigione. No, per piacere, implora il tuo amico. No, non farmi andare in prigione, per piacere. Devi avere misericordia di me. Ma se io avrò misericordia di te, io sarò derubato della giustizia. E come si fa allora? Come si fa a trovare un compromesso fra la legge della giustizia e della misericordia? Sembrava non ci fosse soluzione. La legge della misericordia e della giustizia erano in contrasto l'una con l'altra. Allora arrivò un terzo amico che disse: io ti do una mano, ma mi devi accettare come tuo creditore. Mi accetti come tuo creditore? Sì, ti accetto. Allora poté di nuovo dare i soldi all'amico giusto e severo. Tu sei soddisfatto? Sì, perché tu i soldi li hai avuti. Tu sei soddisfatto? Beh, lui riceverai da lui. E tu sei contento, non vai in prigione e c'hai ancora il tuo campo. E così avete visto che, grazie all'aiuto di un mediatore, la giustizia e la misericordia si sono compensate, ok? Ok, benissimo, grazie ragazzi, potete andare al posto. Ognuno di noi, cari bambini, vive con un debito spirituale. Ognuno di noi combina qualcosa che da solo non riesce a rimediare. Ecco perché ha il bisogno di un mediatore. Volete sapere cosa dicono i libri su questo argomento?
Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Campanella, la solita. A domani. Così, giorno dopo giorno, i bambini si affezionavano sempre di più al bravo maestro. Ogni secondo prezioso della loro vita diventava un legame sempre più forte. E quelle lezioni erano dei semi nel cuore di chi le ascoltava. E con la maestra com'è andata a finire? Si sono innamorati? Si sono sposati. E con la maestra stava seguendo troppo il consiglio di farla ridere. Forse perché non riusciva a dosare bene questa qualità. Trovare un tempo per ogni cosa. Riguardiamole. Sì, come fotografo lascia un po' desiderare. Sì, è la macchina che scatta quando vuole lei, eh? Sì, colpa della macchinetta. Guarda, questa è bella. Sei venuta bene specialmente tu. Se non sono inquadrata. Appunto. Simpatica. Questa è bella davvero. No, quella buttala. Questa invece è bella. Sì, con questa avrai un bel ricordo di me. Cosa vuol dire un ricordo di me? Vabbè, le fotografie aiutano a ricordare i bei momenti. A volte parli come se mi stessi nascondendo qualcosa. Come se te ne dovessi andare. Cosa dovrei nasconderti? Non lo so, ma le cose più belle si gustano solo quando finiscono. Sì, a volte le cose più divertenti sono proprio quelle più semplici. Quando si sta bene con qualcuno, che sia un amico, un amore, un parente, basta solo la sua presenza per essere felici. Sì, è vero, guardare un paesaggio, fare una passeggiata. Sono tutti dei sogni se fatti con la persona che si ama. Anche solo guardare delle fotografie. Così mi imbarazzi, non posso più guardarti. Dai, girati. No, si è rotto il meccanismo, guarda, non posso. Girati. Non posso, si è rotto proprio il meccanismo. Guarda, ecco, si è rotta la testa. Sei Adesso... pazzo. Non sono pazzo, e nemmeno Luigi è pazzo. Chi è Luigi? Luigi? Digli che non siamo pazzi. Hai visto? Lo dice anche Luigi. Smettila. Ecco, quando fai così non la smetti più. Sai che cos'è? Hai mai ballato il tip-tap da terra? Guarda. Ti sei mai staccato un dito? Guarda. Hai visto? Si stacca proprio Non il dito. sto scherzando, basta. Ma si stacca il Di là. Ma si stacca solo il Basta. dito. Sono d'accordo che quando vogliamo bene ad una persona dobbiamo accettare pregi e difetti. Ma alcune cose possiamo migliorarle. Non hai niente da migliorare tu. Sto parlando di te. Perché devi farmi ridere a tutti i costi? Perché mi piace vederti allegra. Vederti con quella luce negli occhi mi rende felice. Sì, ma non sforzarti. C'è un tempo per ogni cosa. Almeno non sforzarti di farmi ridere in questi momenti. Rovini tutta l'atmosfera. Io non devo sforzarmi. Vabbè, devo andare. Ho lezione. Ci vediamo. Maestro, devo dirti una cosa. Cosa? Mi vuoi sposare? Ma dai, scherzo, sei troppo vecchio per me. Maestro, è vero che non te ne andrai mai? No, perché dovrei andarmene? Avvicinati che devo dirti una cosa. Che c'è? Ti voglio un sacco di bene. Facciamo anche oggi una gara che arriva prima? No, oggi non possiamo. Perché no?
Devo dirti una cosa un po' importante. Che cosa? Che devo dirti... L'ultimo che arriva è un ciccione! Scusa maestro, ma cosa succede quando si muore? Non si sta un po' scomodi sottoterra? Beh, vedete, ognuno di noi prima di venire qui sulla Terra era uno spirito. Ma eravamo fatti d'aria. Diciamo che avevamo un corpo fatto di un materiale un po' diverso. Possiamo definirlo più fine o raffinato. Vi faccio un esempio, guardate. Questo è uno spirito. Buongiorno amici, io sono uno spirito. Salutatelo. Buongiorno, Mano. Ehi, non suggerire tu, hai capito? Un po' permaloso. Come si sta nel vostro corpo? Bene. Anch'io voglio avere un corpo. Adesso rimediamo subito. Ehi! Scusatelo un secondo. Ogni spirito riceve un corpo. Vedete che adesso... Che bello! Ho un corpo anch'io e sono libero di fare tutto quello che voglio. Non proprio tu. Ferma, Mano. Mano, per piacere. Mano, non... Quando ci vuole, ci vuole. Ma è morta. Beh, non è morta. È il suo corpo che è morto. Che ti succede, Mano? Sono un po' triste. Mi manca il mio corpo. Lo sai che sei morta? Cosa? No, non è morta lei. È morto il suo corpo. Il suo spirito ancora vive. Che bello! Non sono morta. Mi avete fatto prendere uno spavento. Però, al momento giusto, quando tutti risorgeremo, guardate, riprenderemo il nostro corpo. E adesso che ho ancora il mio corpo, posso fare tutto di nuovo. Sì. Ferma, Mano, ferma. Aspetta un attimo. Per piacere. Avete visto? Ma te le inventi tu queste cose? Ah, non è che me lo invento io. Sono i libri che dicono queste cose. Guardate, Ora c'è una morte, che è chiamata morte temporale. E la morte di Cristo scioglierà i legami di questa morte temporale, affinché tutti siano risuscitati da questa morte temporale. Lo spirito e il corpo saranno riuniti di nuovo nella loro forma perfetta. Sia le membra che le giunture saranno restituite alla loro propria forma, proprio come siamo noi ora in questo momento. E saremo portati a stare dinanzi a Dio, sapendo proprio come sappiamo ora. E avremo un chiaro ricordo di tutte le nostre colpe. Buongiorno amico! Tu un giorno o l'altro mi farai morire di infarto. Come va amico, tutto bene? Stavo meglio prima. Senti, ma cosa mi consigli anche oggi per conquistare un po' questa ragazza? Sei stato romantico. Sì. L'hai fatta ridere. Tantissimo. Sei stato cavaliere. Al 100%. L'hai trattata come una principessa. Come una regina. L'hai portata a cena. Certo, l'ho offerto. No, non l'ho offerto una cena. Ecco, una bella cenetta romantica a lume di candela. Dici? Non ti ho sempre dato dei buoni consigli. Sì. Fidati, sarà perfetto. D'accordo. Ma tipo la invito in una pizzeria? Ma no, che banalità. Un ristorante? È banale, inventati qualcosa. Ho un'idea. C'è un campo abbandonato dietro la scuola. Io porto un tavolino, gli metto una bellissima tovaglia e lo trasformo in un ristorante esclusivo. No. E cosa consigli allora tu? C'è un campo abbandonato dietro la scuola.
ci metti un bel tavolino, ci metti sopra una bella tovaglia e lo trasformi in un ristorante esclusivo. Ottima idea, non ci avevo pensato. Vuoi sapere una cosa? Grazie amico, grazie per l'idea. Oh, scusa amico. Per ringraziarti ho una sorpresina per te. Cosa? Genoveffa! Cos'è quella cosa? È Genoveffa, una mia carissima amica, e sei proprio fortunato perché non ha mai avuto un ragazzo. Falla ridere e cadrà ai tuoi piedi. Ciao amico. Piacere. Oh! E devo farla ridere. Sì, mi ha colpito. No, cioè, lei mi ha. Sono colpito. Ah! Vissero per sempre felici e contenti. Beh, quella è un'altra storia. Raccontaci della cena. Ah, la cena. Dunque, il nostro maestro preparò una splendida serata. Chi è? Devo fare una consegna. E chi la manda? L'uomo più bello del mondo. E dov'è? Davanti a me vedo solo un rospo. Chi è? Un rospo. Cosa vuole? Vuole diventare un principe. Qui non regaliamo baci. Io non lo voglio un regalo, io ho qualcosa in cambio. Beh, per essere un ranocchio te la cavi abbastanza bene. Wow, ma sei splendida. Grazie. Beh, anch'io devo dire che me la cavo molto bene. Stasera dove mi porti? Beh, stasera ti porto nel ristorante più esclusivo del paese. Ma ce n'è solo uno? No, ne hanno aperto uno nuovo oggi. Ma dai. Sì, ed è talmente esclusivo che ha solo 2 posti. Infatti, se non ci sbrighiamo, ce li occuperanno sicuramente. Ma devo bendarti però. Perché? È una sorpresa. Non muoverti. Ecco qua. Ci vedi? No. Non è che imbrogli? Ok. Beh, dire che qui si possono baciare. Che schifo. Anch'io voglio un principe azzurro. Scusi, non spingete, permesso. Attenzione che spingono un poco. Buonasera. Ciao. Oh, ce n'è un sacco. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, grazie. Ciao, buona serata. Salve, prego. Buonasera. Salve signori, buonasera. Prego, non spingete. Salve, buonasera. Sbrigati, stiamo qua. Questo trucco me lo devi insegnare. Permesso. Salve. Dove siamo? Ti ho detto che siamo passati dal retro perché c'era tutta la fila da evitare. Siediti. Fantastico. E adesso questa la puoi... E voilà! E questo è il nuovo ristorante? Sì, e per trovare 2 posti non sai che cosa ho dovuto fare. Ah, immagino. Anzi, ho già ordinato, fra un poco dovrebbe anche arrivare il cameriere. Sì, per me va benissimo qualsiasi cosa. Sarà la tua presenza, ma questo fiore ha un profumo incredibile. Prova a sentire. Ci sono cascata un'altra volta. Sai che è proprio bello questo paese. Sì, ha una bella atmosfera. No, mi spiego meglio. Intendo che bello questo paese. Smettila. È come vivere sempre a casa propria.
Sai, i bambini a scuola mi parlano spesso di te. Hai proprio un talento per stare con loro. Io credo che ognuno di noi ha sviluppato i propri talenti prima di venire su questa terra. Pensa a Leonardo da Vinci o a un artista come Mozart. Erano dei geni sin da quando erano piccoli, nati nel momento giusto e al posto giusto. E non solo loro, anche altri. Sai, mi sarebbe veramente piaciuto conoscere Mozart di persona. Ecco, è quello che dico io. Magari un giorno lo conoscerai, non in questa vita. Ma il cameriere non arriva più. No, adesso arriva... Ma cos'è quella luce là in fondo? Cosa? C'è qualcosa lì, non riesco a capire cosa sia. Controlla bene. Grazie infinite, È stato molto... Come parli? No, il cameriere è scappato subito in cucina che aveva un sacco da fare. Ah, ci porti anche un gelato, già che c'è. Ma con chi stai parlando? Non c'è nessuno. Che cos'hai? No, sta arrivando ancora il cameriere. Sì, vabbè. No, davvero. Davvero, sta arrivando ancora. Dove? Cosa stai facendo? No, stavo... Non sai che ho la passione di piantare gli olivi? Non ti ricordo... Guarda, si prende un'oliva, si mastica per bene, si pianta il seme e poi si innaffia. Sai, aver creato un ristorante in mezzo a un campo è stata un'idea davvero romantica. Come hai fatto ad accorgertene? Pensavo di essere stato furbo, ma il sotterfugio non ha funzionato. Non ti sei accorta che c'è un ragno per il tavolo? Un ragno sul tavolo? Sì, che schifo! Un ragno sul tavolo! Aspetta, se vedi qualche ragno a te l'avvisami. Sta facendo tutti i fili in giro. Beh, proprio questo ragno che fa tutte queste cose qui. Mi sta imbarazzando. Se parli sottovoce non sento. Mi sta imbarazzando. Non sento se parli sotto... Basta, Marco. Ma è colpa del ragno, non è colpa mia. Non sto scherzando, basta. E bisogna ucciderlo anche con l'alfabeto morse qua. Smettila. Ho detto basta. Forse Così, senza volerlo, il nostro protagonista aveva esagerato. Per l'amore che provava per quella ragazza, per la voglia di conquistarla e di farla ridere, aveva tirato troppo la corda, fino a quando si era spezzata. Lei, nonostante il profondo amore che aveva, decise di non frequentarlo più. Cosa sono quelle facce? Ma perché tremi, maestro? No, perché c'è un po' di freddo. Ma veramente c'è un caldo che si crepa? No,
In realtà stamattina ho preso lo sciroppo senza agitarlo, per cui lo sto agitando nello stomaco. Oggi sarà l'ultimo giorno che sono qua con voi. Stai scherzando? Devo partire per un lungo viaggio. Un lungo viaggio? Ma ci porti con te? No, adesso no. Non potete venire con me. Ma ricordatevi sempre la storia del guanto. Oh, che lusso! Sono venuti a prendermi in ascensore. Ci vediamo alla prossima. Attenzione, adesso ci va il solito scherzo. Maestro! Scherza. Questa volta non scherzo. Non andartene. Dottore, cos'è successo? Un altro attacco. Come un altro attacco? Come non sapeva. Non è una cosa grave, vero? Ha una malattia, ha un brutto male. Che cos'ha? È una malattia degenerativa, gli ha compromesso il sistema nervoso. Non ha mai detto niente agli altri. Così, di colpo? Beh, non di colpo, è da tanto che ce l'aveva. Ma se fino a ieri stava benissimo. Continuava a scherzare con tutti. Fingeva per nascondere. Come fingeva? Quando tremava e si contorcevano i muscoli per il dolore, cercava di nascondere gli effetti della malattia trasformando tutto in qualcosa di divertente. Come ho fatto a non accorgermi? Cercava sempre di inventare qualcosa per non far vedere che era malato. Non è possibile. Dottore, abbiamo bisogno di lei. Mi scusi. Tieni, maestro, ti lascio Benny. Ormai io sono grande, ma a te può fare compagnia. Tanto non dovrai stare qui tantissimo, vero? Magari quando esci me lo ridai. Mi dispiace. Non avrei mai potuto immaginare. Mi spiace per davvero.
mai cercato di farti ridere. Ho provato a non farti soffrire. Bentornato. Ma è stato tutto così veloce, è sembrato quasi un sogno. È sempre così, a qualsiasi età. Sono morto. No, stai per rinascere una nuova vita. Non ho più un corpo in carne ed ossa, ho ancora un corpo di spirito. Ancora per poco. C'è una piccola pratica che ancora devi risolvere. E quale? Devi decidere con quale corpo risorgere. È semplicissimo, col più bello possibile. No, la decisione non si prende adesso, l'hai già presa. E quando? Una decisione durata circa 30 anni, sulla Terra. Ognuno si giudica da solo, è come davanti a uno specchio. Può essere una cosa piacevole o una cosa non bella, ma il metodo di riferimento è sempre lui. Lui chi? Lui. Wow, ma adesso dove devo andare? Tutto sommato ti è andata molto bene. Puoi andare verso la grande luce. Verso la Ma allora? Sì, te lo sei meritato. Posso dire una cosa? Che c'è adesso? Io non voglio andare in paradiso. Se non posso stare di fianco alla persona che amo, che paradiso è? Ma hai una ragazza che ti vuole bene sulla Terra? Beh, a dire il vero, sulla Terra c'era una ragazza. No, credo di no. E allora tu speri che ti possa voler bene? Beh, ottimisticamente parlando, credo di no. È una tua decisione, fa parte della tua vita. Sei disposto ad aspettarla, a rimandare il tuo momento? Per tutta l'eternità. Anche se penso che... Tu cosa consigli? Niente. Un suggerimento? No. Un aiutino? No. Un aiutino ino? No. Posso chiederti una cortesia? Beh, posso fare un'eccezione, cosa c'è? Avverto un certo dolore al dito. Potresti tilarmi il dito un attimo? È proprio come un bruco, che quando muore rinasce in una farfalla. È così per tutti gli uomini. Il nostro maestro decise di rimandare la sua partenza per il paradiso, aspettando, forse inutilmente, il suo grande amore. Buongiorno, signore. Buongiorno, signorina. Ma se suoni la mia musica, si chiama plagio? Ma non sto suonando io, è la mia mano. Mi chiedevo se fossi libero per ballare. Liberissimo. Un attimo. Che c'è? Puoi reggermi questa? Ma che cos'è? Una cosa bella e semplice. Vieni con me. Dove mi porti? È una sorpresa, ma preparati. Ci sarà una luce fortissima. Così lui l'accompagnò e insieme ripresero i propri corpi, in carne ed ossa, e vissero per sempre, felici e contenti, per tutto il tempo e per tutta l'eternità, con le emozioni di un corpo, in carne ed ossa, perché solo spirito e corpo,
inseparabilmente uniti, possono provare una pienezza di gioia e di emozioni. È lo stesso percorso per tutti, per voi, per me, per tutti. E un giorno, se ve lo meriterete, anche i vostri nomi saranno scritti su questo libro, che è il libro della vita. La fragola è un intreccio squisito, no, è un perfetto squisito intreccio. Sì. Ma adesso la dico. Vai. Beh, volevo solo... Cosa dimenticavo? Cos'è? Darti questa. Ah, scusate, rifacciamo, stop. Amico? Amico! No, aiuto! Ma che stai facendo? Non ho chiuso occhio stanotte per... Rifai. Ma che stai facendo? Anzi, torna giù. Amico! Dai. Ma che stai facendo? Non ho chiuso occhio per colpa tua, questa no. Vai, torna giù. Ma con chi stai parlando? Ma vinci sempre tu ogni volta. Per piacere. Testa di cavolo. Lui... Ho sbagliato. Vai, rifai. Tirami il dito. Michele, non ridere, dai. Stop. Stop. Ok, andiamo. Di nuovo, come dire, ma questa era una cosa romantica. Prova. Ma questa Aspetta, no. appena ti dico via. Via. Questa è una cosa romantica. Di nuovo, questa è una cosa romantica. Questa è una romantica. Di nuovo, questa è una cosa romantica. Questa è una romantica. No, la rifacciamo dopo. Andiamo. Rifacciamo, stop. Perché mi state facendo? Ah, non c'avete i libri sul tavolo, forza. Guarda mai. Delle banche, dei soldi. Rifai delle banche? Vai. Pronto? Delle banche. No, aspetta. Poi lo dico. No, non c'è. Non si baceranno, poi schifo. In ogni caso la sera arriva più velocemente del solito. Ah, l'ultima è... va bene. Ma non si baceranno. Aspettate, ce ne sono 12. Ne una di più, ne una di meno. Albitudine. Ciao. Ciao. Ti rifacciamo di continuo, di seguito, scusate. Che buono questo gelato. Rifai. Che buono questo gelato. Sì, ma devi sentire il profumo di questo cioccolato. Il profumo del cioccolato. Sì, ha un profumo incredibile, però. Stop. Rimandare. Vi supplico dunque di non Rifacciamo, porca miseria. Di seguito, rifacciamo di seguito. Cosissima su questa scuola. Stop, tutti guardatevi da dietro. No, se voi andate avanti, tutti guardatevi dietro con complicità. Vai. Signor maestro? Oh, scusi maestro, lo sa che su questa storia... Vai di nuovo. Motore. Gira. Adesso mi sono dimenticato la battuta, aspettate. Continuate a girare. Ok, ci sono. Non mi ricordo più. Dei soldi. No, avevi detto amministratore prima. Stop. Sì, facciamo la 18 prima. Ecco, quando fai così non la smetti più. No, sai che cos'è? Porca miseria. Era il tip tap.
Stop. E con la maestra com'è andata a finire? Stop. Ok? Adesso mi fai ridere, fermo lì. Ciao! Sì, c'ha un corno. Sì, ma non solo loro, molti altri così. Aspetta. Sì, ma non solo loro. Aspetta, il motorino. Non è colpa. Basta! È in campo lei? No. Ah. Rifai che ti alzi, scusami Sara. Ho preso la borsa, va bene. Ok. Si vede? No, non si vede, vai. Davanti a me vedo solo il rospo. Basti! Stop. È colpa di Davide. Mettete il Dix. Solo qua, ti ricordi solo qua. Ok, attenzione. Azione. Seri, ok, un po' di pianto. Ok. Buongiorno, cosa sono quelle facce strane? Ah, avevo una cosa in gola. Buongiorno, ma cosa sono quelle facce strane? 24-14 prima. Marco, stai leggermente... Vai. Puoi continuare con la storia? Puoi continuare con la storia? Dai, va bene. Parla di nuovo. Uno. Come prima? Sì, puoi continuare con la storia. Vai. Puoi continuare con la storia? Di nuovo. Puoi continuare con la storia? Per favore? Non va bene, ma... vado prima. Attenta adesso. Stai un po' più indietro. Ciao. 7 per prima. Azione. Scusa bambina. Mi chiamo Alice se permetti. Scusa Alice, ma la scuola è dall'altra parte. Stop. Marco, devi stare più a... Scusami. vicino macchina perché... 10-2 prima. Azione. Amico. Hai sentito? Me l'ha confidato ieri. Chi? Alberto. Fonico. C'ha le emorroidi. Me l'ha detto ieri. Ah sì? Ma un grappolo d'uva proprio che gli spunta. Ecco perché non sta mai. Sei tu. Stop.